Ti è mai successo di ritrovarti in una conversazione dove altri parlano di te senza sapere che tu sei lì? Dove raccontano episodi della tua vita, ma tu fatichi a riconoscerti in quella versione? È quello che sta per accadere ad Odisseo, nel palazzo di Alcino, re dei Feaci. Dopo anni di solitudine, dopo aver navigato mari sconosciuti e affrontato mostri che nessun uomo dovrebbe mai incontrare, eccolo, seduto in una sala dorata, circondato da nobili che lo guardano con curiosità rispettosa. È pulito, vestito, nutrito. Per la prima volta da quando ha lasciato Troia, assomiglia di nuovo ad un re. Ma quando l'Aedo Demodoco inizia a cantare, tutto cambia. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio da Singapore, Michelangelo, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, Valentina e Margherita. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Gimbo, Fabio, Roberto, Silvia e Serena. Infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato a Sara e al suo bimbo appena nato, Enea. Gioia e felicità per questa nuova vita. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 248. La vita di Odisseo, episodio 11. Il naufrago senza nome. Il banchetto è nel pieno del suo splendore. I Feaci hanno mangiato, hanno bevuto, hanno conversato con il loro ospite misterioso. Ora è tempo della parte più attesa, il canto dell'Aedo. Demodoco è cieco, ma la sua voce è chiara come una fonte di montagna. Le dita corrono sulla cetra e dalle corde nasce una melodia che tutti i Feaci conoscono. È il canto degli eroi, il racconto della guerra di Troia. Non è il famoso proemio dell'Iliade che Demodoco intona, ma qualcosa di più specifico, più doloroso. È il racconto della contesa tra Odisseo ed Achille, di quando i due eroi si scontrarono con parole aspre durante un banchetto degli dei. Mentre l'Aedo canta, una cosa straordinaria accade. Quello straniero silenzioso, che fino a quel momento aveva accettato l'ospitalità senza rivelare chi fosse, inizia a piangere. Come ci racconta Omero, afferra il gran mantello di porpora e se lo tira sul capo, nasconde il bellissimo volto. Si vergogna di piangere davanti ai Feaci. Ma cosa racconta esattamente Demodoco che turba così profondamente Odisseo? È il canto di una disputa che avvenne durante l'assedio di Troia, di quando lui e Achille si scontrarono a parole durante un banchetto. Non una lite personale, ma il confronto tra due visioni opposte della guerra. Achille sosteneva la forza pura, l'attacco frontale, l'eroismo tradizionale. Odisseo proponeva l'astuzia, la strategia, l'inganno. Agamennone aveva assistito a quella contesa con soddisfazione perché Apollo gli aveva predetto che quando i due più forti degli Achei si fossero scontrati con parole aspre, quello sarebbe stato il principio delle sciagure, ma anche l'inizio della vittoria finale. Ora Odisseo sa com'è andata a finire. Achille è morto e lui ha dovuto trovare da solo la soluzione per espugnare Troia. Sente cantare il momento in cui tutto è iniziato a precipitare, certo, ma anche quando ancora credeva che insieme lui e il Pelide avrebbero potuto essere vincitori.
Immagina il peso di quel ricordo. Per anni ha lottato per sopravvivere dopo la caduta di Troia, ha visto morire i suoi compagni uno dopo l'altro, ha perso tutto e ora sente cantare quella disputa come l'inizio di una leggenda, quando per lui è stata l'inizio di un incubo. La profezia si è avverata, sì, ma a quale prezzo? La gloria e la rovina, raccontate dalla stessa voce melodiosa, come se fossero solo parti di una bella storia. Solo Alcino, che gli siede accanto, nota le lacrime. Il re dei Feaci è un uomo saggio, non fa domande, non forza confidenze, ma capisce che il dolore del suo ospite ha radici profonde e ordina all'Aedo di smettere. Principi e consiglieri Feaci, dice Alcino alzandosi, ormai l'animo è sazio del cibo e della cetra. Ora usciamo e cimentiamoci in tutte le gare, perché l'ospite narri ai suoi amici al suo ritorno come vinciamo ogni altro nella lotta, nel pugilato, nella corsa e nel salto. La processione verso l'agorà è imponente. Alcino guarda la folla seguito dai suoi figli e dai giovani nobili dei Feaci. Si alzano in molti, tutti valenti, Acroneo, Ochialo, Alatreo, Nauteo, Anchialo e soprattutto Eurialo, figlio di Naubolo, bello come Ares, uccisore di uomini. Le gare iniziano subito. Nella corsa vince Clitoneo, figlio di Alcino, che vola rapido, sollevando la polvere della pianura. Nella lotta si distingue Eurialo, nel salto Anfialo, nel lancio del disco Alatreo, nel pugilato Laudamante. Quando le gare finiscono, Laudamante si avvicina ad Odisseo. Vieni a misurarti nelle gare, se ne conosci qualcuna. Non c'è per l'uomo gloria maggiore di quella che si procura coi suoi piedi e con le sue mani. Ma Odisseo rifiuta cortesemente. Perché, Laudamante, vi fate gioco di me chiedendomi questo? Non gare, ma sventure ho nell'animo, io che tanto ho patito, tanto ho sofferto. Qui interviene Eurialo. Le sue parole suonano come uno schiaffo. Non mi sembra, straniero, che tu sia esperto di gare. Sembri piuttosto uno che va per il mare sulla nave dai molti remi e comanda a marinai come fanno i mercanti che badano al carico, alle merci e ai guadagni allettanti. No, non mi sembri un atleta. L'insulto è deliberato e crudele. Nel mondo greco, essere paragonato ad un mercante è un'offesa grave. I commercianti sono visti come gente vile, che pensa solo al profitto. E Eurialo sta dicendo che questo straniero logoro e silenzioso non può essere un vero guerriero. La reazione di Odisseo è fulminea. Non è bello quello che hai appena detto, giovane. Sei un uomo arrogante, ma comprendo perché gli dei non concedono a tutti gli stessi doni. A uno danno un aspetto modesto, ma quando parla, la gente rimane incantata dalle sue parole e lo segue con lo sguardo come se fosse divino. Ad un altro donano bellezza pari a quella degli immortali, ma non incoronano di grazia le sue parole. Tu sei splendido d'aspetto, nemmeno un dio potrebbe renderti più bello, ma evidentemente la tua mente non ha ricevuto la stessa generosità. Le tue parole sciocche mi hanno ferito il cuore. Non sono inesperto di gare, anzi, ero tra i primi quando potevo contare sulla giovinezza e sulla forza delle mie braccia. Ora mi opprimono sventure e dolori. Ho sofferto molto nelle guerre tra gli uomini e sui mari tempestosi, eppure, benché abbia patito tanti mali, accetto la tua sfida. Le tue parole pungono come spine e mi spingono a gareggiare. Si alza, avvolto nel mantello, e si dirige verso i dischi. Afferra il più grande e massiccio, molto più pesante di quelli che i Feaci usano nelle loro gare, lo fa ruotare e lo scaglia con una forza che lascia tutti a bocca aperta. Il disco vola via dalla sua mano e oltrepassa tutti i segni precedenti. I Feaci si piegano a terra dallo stupore. Atena, che ha preso la forma di un uomo, fissa il termine e urla: anche un cieco straniero distinguerebbe a tastoni il tuo segno, perché non è confuso fra tutti, ma molto più avanti degli altri. Ora è Odisseo che sfida. Giovani, raggiungete ora voi questa meta.
E chi di voi ha cuore e coraggio venga a misurarsi. Troppo mi avete irritato. Pugilato, o corsa, o lotta, nessuno tra tutti i feaci rifiuto. Nel tiro con l'arco, poi, sarei il primo a colpire un uomo di freccia, tirando in mezzo alla folla nemica. Solo Filottete mi superava, quando in terra troiana noi Achei tiravamo con l'arco. Il silenzio che segue è pesante. Tutti capiscono che questo straniero non è quello che sembrava. La sua forza, la sua abilità, la sicurezza con cui parla di Filottete e della guerra di Troia. Ma chi è veramente? Alcino interviene con la saggezza di un vero re. Ospite, certo tu non vuoi dirci cose sgradite, ma dimostrare il tuo valore, irato perché quest'uomo ti ha offeso, come non avrebbe dovuto fare. Non giudicarci male per le parole di un giovane presuntuoso. Poi, con eleganza diplomatica, sposta l'attenzione su quello che i feaci sanno fare meglio. Noi non siamo perfetti pugilatori e lottatori neppure, ma nella corsa siamo veloci e a navigare i migliori. Amiamo il banchetto, la cetra, le danze, cambiare le vesti, i caldi bagni, l'amore. È un modo gentile di dire: siamo un popolo di pace, non di guerra. La nostra forza è nell'ospitalità, non nella violenza. E straniero, chiunque tu sia, sei nostro ospite. Dopo la riconciliazione, Alcino ordina che lo straniero venga accompagnato ai bagni. È tempo che si prepari per il banchetto serale, quello che suggella definitivamente l'ospitalità dei feaci. Nelle terme del palazzo, Odisseo si immerge nell'acqua calda profumata di oli. È la seconda volta che si lava da quando è approdato a Scheria, ma ora è diverso. Non è più il naufrago disperato, è un uomo che ha trovato la sua dignità, che ha dimostrato il suo valore. Quando esce dai bagni, qualcuno lo aspetta nel corridoio. È Nausicaa. La principessa si è cambiata d'abito per il banchetto. Porta una veste candida e una collana d'oro che brilla alla luce delle torce, ma nei suoi occhi c'è una chiara malinconia. Straniero, dice, domani sarai felice nella tua terra. Non scordarti di me, che a me per prima devi la vita. Principessa, risponde Odisseo, che mi conceda Zeus, signore della folgore, di vedere di nuovo la terra dei padri. Quando sarò laggiù, ti ringrazierò come si invocano le dee ogni giorno, perché tu mi hai salvato, fanciulla. Nausicaa sorride, ma è un sorriso velato di tristezza. Sa che non lo rivedrà mai più. Il banchetto serale è più sontuoso di quello precedente. Alcino ha fatto imbandire i cibi più raffinati, ha fatto versare il vino migliore, vuole onorare il suo ospite prima che parta. Quando tutti hanno mangiato e bevuto a sazietà, Demodoco prende di nuovo la cetra. Questa volta il suo canto è diverso, non parla di eroi e di guerre, ma degli dei e dei loro amori. Canta di Afrodite e Ares, dell'amore proibito tra la dea della bellezza e il dio della guerra. Racconta come si incontravano di nascosto nella casa di lei, come Elio il sole li vide e corse a riferire tutto ad Efesto, il marito di Afrodite, e come il dio fabbro, furioso, tessé una rete invisibile e li catturò insieme, nudi, nel loro letto. È un canto comico, malizioso, che fa ridere tutti i convitati. Anche Odisseo sorride e per la prima volta da quando è arrivato a Scheria sembra davvero rilassato. Le risate lo distolgono dai pensieri cupi, dal peso dei ricordi. Quando il canto finisce, Alcino fa un segno e i 12 principi dei Feaci si alzano. Ognuno porta un dono per lo straniero, vesti preziose, oro, argento, un calderone di bronzo. È il modo dei Feaci di dimostrare la loro ospitalità. Anche Eurialo si avvicina. Nelle sue mani tiene un pugnale dall'elsa d'argento, con un fodero d'avorio intagliato. Straniero, dice, se ho detto parole sbagliate, che i venti se le portino via. I dei ti concedano di rivedere la tua sposa e di raggiungere la patria, perché da troppo tempo soffri lontano dai tuoi cari. Odisseo accetta il dono e sorride. Quando i doni sono stati tutti offerti,
e le coppe riempite di nuovo, Odisseo si alza. C'è qualcosa che vuole chiedere all'Aedo. Demodoco, ti lodo sopra tutti i mortali. O la musa figlia di Zeus ti ha istruito, o Apollo stesso. Canti le gesta degli Achei con grande verità, come se tu stesso fossi stato presente o avessi sentito da qualcuno che c'era. Poi fa una pausa e continua. Ma ora cambia tema e cantaci del cavallo di legno che Epeo costruì con Atena, l'inganno che il divino Odisseo condusse un giorno nella rocca di Troia, riempiendolo di uomini che distrussero Ilio. Un brivido corre tra i Feaci. Lo straniero sta chiedendo di sentire cantare le gesta di Odisseo. Chi è veramente quest'uomo? Demodoco, ispirato dalla musa, inizia il canto. Racconta di come i greci, dopo 10 anni di assedio inutile, escogitano l'inganno finale, un cavallo enorme fatto di legno levigato che nasconde nel ventre i guerrieri più valorosi. Canta di come i troiani, vedendo i greci partire, trascinano il cavallo dentro le mura credendolo un dono agli dei e di come, quella notte, gli eroi nascosti escono dal loro rifugio e aprono le porte della città. Ma mentre Demodoco canta la gloria della vittoria, qualcosa accade di nuovo allo straniero. Come la prima volta afferra il mantello di porpora e se lo tira sul capo. Le lacrime gli irrigano il viso. Questa volta però il pianto è diverso. Non è solo nostalgia, è il peso di chi ha vissuto quella vittoria dall'interno, di chi sa che dentro la gloria cantata c'è il dolore di chi ha perso tutto, è il pianto di chi conosce il vero volto della guerra. Alcino, ancora una volta, ordina a Demodoco di smettere. Poi si volta verso il suo ospite e la sua voce è grave. Straniero, da quando sei arrivato nella mia casa, un dolore pesa sul tuo cuore. Ogni volta che l'Aedo canta della guerra di Troia, tu piangi come se avessi perso qualcuno di caro in quelle battaglie. Ora è tempo che tu mi dica la verità. Fa una pausa, poi continua. Chi sei? Come ti chiami? E poi, da quale città vieni? Dobbiamo saperlo affinché le nostre navi possano portarti a casa in sicurezza, anche se mio padre Nausito mi ha predetto che un giorno Poseidone si infurierà con noi Feaci per aver aiutato troppi stranieri ad attraversare il mare. Tutti i Feaci guardano lo straniero, in silenzio, aspettando una risposta. Dimmi, conclude Alcino, hai forse perso un genero o un suocero o qualche altro parente caro nelle pianure di Troia? O forse un compagno fedele? Perché un amico saggio non vale meno di un fratello. Odisseo si alza lentamente, si toglie il mantello dal capo e lo lascia cadere. Quando parla, la sua voce risuona chiara nella sala silenziosa. Io sono Odisseo, figlio di Laerte, noto a tutti gli uomini per le mie astuzie, e la mia fama giunge al cielo. Abito a Itaca, isola luminosa. Il brusio che si leva è inarrestabile. Odisseo, l'eroe del cavallo di Troia, il conquistatore di città, l'uomo dalle 1000 risorse è qui, nel palazzo di Alcino, sventurato naufrago. Odisseo guarda i volti intorno a sé. Vede curiosità, rispetto, autentica ospitalità. Questi uomini hanno accolto un naufrago senza nome e lo hanno trattato come un re. E ora sanno chi è veramente. Meritano di sentire la sua storia. Nel prossimo episodio, Odisseo comincia a raccontare ai Feaci le sue avventure. Inizia dal principio, da quando le navi greche lasciano le coste di Troia. E noi scopriremo come un viaggio che doveva durare pochi giorni si sia trasformato in un viaggio incredibile di 10 anni tra mostri, dei e terre sconosciute. La rivelazione è stata fatta. Ora inizia il racconto di Odisseo. Fatti sentire.
La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.